Nuova giornata per Istanbul, ragazzi. I tickets continuano il loro tour. Stiamo mantenendo un bel ritmo sui 7-8 km al giorno. Il cielo ancora non abbiamo quel sole che piace a noi, comunque oggi sembra meglio. Capirete che siamo, come anche gli altri giorni, in mezzo al caos, quindi Qui non manca. ci sentirete urlare. Non sappiamo se vi arriva bene la voce, ma speriamo di sì. Guardate dove siamo arrivati ora. Ci troviamo sotto la Torre di Galata, che è un edificio medievale costruito dai genovesi e ovviamente situata nel distretto di Galata. È stata costruita nel 1348 da un genovese, sì, avete sentito bene, Rosso Doria, che fu il primo governatore genovese di Galata. La torre faceva parte delle fortificazioni che circondavano questa collina ed era una colonia di Genova sul Bosforo. All'epoca, pensate un po', era la fortificazione più alta della città, con un'altezza che è tutt'oggi di 67 metri. I muri sono spessi 3,70 metri per farvi capire quanto è massiccia, ed ha un diametro di 9 metri. È talmente alta la torre che pensate, intorno al 1630 un tizio di cui non vi sto a dire il nome spiccò il volo con un aereo autocostruito e compì ben 6 km atterrando nel quartiere di Scutari con l'intento appunto di sorvolare il Bosforo. Stiamo facendo una discesa che penso sia, quanto? Come si chiama? Il triangolo isoscele o scaleno? Quello lì con l'angolo da 30 da 60 gradi. Ora mi riporta anche a geometria. Sì, comunque è ripidissima in giù, dovete tenere i muscoletti belli tesi. Siamo arrivati. Noi andiamo di qua. Ci perdiamo per le vie e i vicoletti della città. Percorriamo questa bellissima scala molto artistica. E più che altro anche questa scende Bella. di tanto. E più che altro le macchine che fanno la curva con la ruota al pelo. Viaggiano in questi posti, come fanno a guidare queste stradine? Non è una strada per Charlie. No. Ma Charlie è in hotel. È in hotel, è a riposo. Allora, siamo entrati dentro questa biblioteca che in origine era anche una vecchia banca. Non è solo una biblioteca, ma è un palazzo enorme di 4 piani almeno, dove sì, al piano terra effettivamente c'è una biblioteca accessibile a tutti, è uno spazio per lavorare, insomma è una città bella metropolitana, quindi è giusto che ci siano questi spazi, ci sono tanti studenti, ragazzi con il computer. Poi c'è una caffetteria, un punto ristoro con una bella vetrata che dà a tutta la città, e poi ci sono i piani superiori dove siamo adesso, sono degli spazi espositivi, quindi ci vengono fatte mostre, workshop, mostre fotografiche di ogni genere.
quindi insomma Una bella cosa. Ingresso gratuito, ci sono i bagni, abbiamo internet, infatti abbiamo anche caricato velocemente un po' di video. meno male, perché sennò Niente. era un problema. E poi c'è anche il vecchio cavò con una cassaforte che ha un muro di almeno 30 centimetri, ma È vero, piena, è di vero. ferro pieno, Con una stanza sotterranea. con altrettante casseforti sottoterra. L'hanno mantenuta e hanno fatto bene, perché è un reperto storico, bellissima, con tutto il meccanismo, insomma, bella. Qui entriamo nel cavò della banca. Spessa. Una banca. Entra il cavolo. Sembra un po' un carcere, in realtà è una banca. Qui c'erano tutte le cassette di sicurezza. Sono banconote di una volta. Erano fogli. Anche il matrimonio, appena usciti subito gli sposi Bellini. immancabili. Però c'è un'altra cosa che manca, Aia. un po' di cibo nello stomaco e Ora quindi andiamo, ora andiamo. ora rimediamo subito. Eccoci. Oggi andiamo di kebab per pranzo. Io al pollo e Fede al manzo. Buon appetito. Guardate che bellezza. Facciamo spada. Ta-ta. Cin cin. Buono, buono, buono. Era tanto, ne mangiavamo uno. I veri sapori d'Oriente. Spappolato, mangiato, Sparito, direi. sparito. Buonissimi, è stato un pit stop veloce, visto che non piove vogliamo camminare e vedere un po' di questa città. Abbiamo speso per 2 kebab, il mio al pollo, il Fede al manzo e una bottiglia d'acqua, 13 euro totali. E questa, ragazzi, era una delle funicolari
che servono per muoversi dentro Istanbul, perché qui non ci sono solamente metropolitane, tram, traghetti. E ci sono soprattutto salite belle ripide, quindi hanno visto bene di usare queste funicolari, ma questa ha la particolarità di essere al chiuso dentro a un tunnel, quindi si va sotto coperta. Troviamo proprio all'ingresso della famosa metropolitana, la più antica, una delle più antiche al mondo, anzi per la precisione la seconda più antica del mondo. Pensate, è del 1875. È stato scavato da un ingegnere francese un tunnel che collega il distretto di Galata a quello di Pera. Questo, pensate, funzionava a vapore. Se vi serve una pompa qui ce l'hanno, ma non solo le pompe, c'hanno di tutto e di più. Stiamo attraversando il quartiere Della ferramenta. Come c'è un negozio che vende qualcosa, state pur certi che tutta la via sarà uguale. Sono fantastici, guarda qui, viti, bulloni, tubi, qualsiasi tipo vi venga in mente ce l'hanno. Ci stiamo perdendo dentro dei vicoletti veramente stretti, dove ognuno vende solo un prodotto. C'era il negozio di bulloni, negozio di ruote, negozio di canne. Questo come si chiama? Questo non lo so, ma vende solo raccordi. Raccordi, ecco, non mi veniva la parola. Raccordi e basta. No, da lui. Quella che abbiamo appena visto, ragazzi, è la moschea di Arap, che è una delle più antiche moschee di tutta la città. È stata eretta dai genovesi, pensate, nel 1137 ed era considerata la chiesa latina più grande di tutta la città di Istanbul. Poi nel 1476 è stata convertita in moschea. Tutti i pezzi chip di computer. C'è anche materiale incredibile, ragazzi. Mi serve un pezzo vecchio di un computer, qui ce l'hanno. Volevo aggiungere che stiamo notando che in questa zona almeno ci sono tantissime botteghe dove riparano elettrodomestici e recuperano anche pezzi di articoli vecchi, sì. Come quel signore aveva un carretto pieno di qualsiasi tipo di guarnizioni. Abbiamo fatto questo ragionamento che da noi ovviamente chi ripara non esiste più. Si compra, si butta, si compra, si butta. Qui invece sicuramente c'è consumismo, una grande città di tantissimi abitanti in questo modo, però almeno in questa zona ci sono tante botteghe, ripeto, di persone che recuperano e aggiustano. Qui abbiamo anche il plastico di tutta la stazione con il trenino che passa sotto le rotaie, vedeteli, e fa tutto il giro fino ad arrivare in fondo. Ciao, salutiamo l'amico che scende. Ma bellini sti treni. Non so se si vede. E quindi siamo anche nella metropolitana più vecchia, la seconda più vecchia del mondo. Sapete qual è la prima? Scrivetecelo nei commenti. Io forse ho un'idea. Anche io. Lasciamo anche questo mezzo di trasporto. Come vedete siamo circondati da una marea di persone, siamo nel quartiere di Pera. Lo Struscio, questa è una delle vie principali. Uno dei molteplici strusci. Sì, perché
qui veramente vi potete perdere e vi ritrovano dopo anni che vagate, Sì, perché vie, viettine, strade, mezzi di trasporto. E ogni angolo regala un'emozione e una sorpresa, come ad esempio questa galleria, guardate sì. che bellezza. Lungo il cammino ci siamo imbattuti in questa chiesa cattolica del 1912 e intitolata a Sant'Antonio Da Padova. da Padova, e quindi noi entriamo a vederla. E questo è l'altro tram storico. C'è anche l'insegna delle scarpe in 3D, non so se si percepisce dalla GoPro. Intanto, come vedete, si è rimesso a piovere. Bello sostenuto ora, eh? Però siamo ad Istanbul. Tantissimi negozi e molti di questi hanno sull'ingresso una ciotola con un po' di mangiare e da bere per i cani e per i gatti. È vero, molto bello. Come vi ricordiamo, i dettami dell'Islam diciamo invitano tutti i fedeli a dar da mangiare e aiutare gli animali, ma anche gli esseri umani. Guardate che piramide, che torre anzi di miele, e accanto abbiamo anche il kebab che gira. Chicken, fish, korma, Josh, very good dish. Very good. Yeah. Good one. Thank you. E sono birbanti, il bambino ci è rimasto male. Lo fanno a me con qualche cibo, lo strappo di mano. Gli do morsa la mano, Fede, guarda. Mi ha attirato l'attenzione questo negozietto tutto colorato di scarpe e borse. Ci sono degli zainetti di Frida Kahlo e li dedichiamo ai nostri amici Simona e Matteo di Van Frida. Un bacione e un saluto da Istanbul. Ciao ragazzi!
Per i fan del calcio c'è anche il negozio del Galatasaray, una delle più importanti squadre della Turchia. A detta dei ragazzi che erano lì, addirittura la migliore del mondo hanno detto. Avevano le borsine con gli acquisti, Infatti, che sì. due parole di saluto. Sì, perché c'era scritto GS e mi è venuto il dubbio, no? Prima di dire una castroneria. Invece loro, da buoni fans, diciamo, del calcio, come pensiamo poi tutti i turchi, Sì. la maggior parte, insomma, ci hanno confermato che per loro è la squadra migliore del mondo. Intanto ci salutano i passanti. Comunque ci sono due cose che oggi non mancano: i chilometri che si stanno facendo a piedi e, come al solito, i luoghi dove mangiare. Qui non morite di fame. E l'acqua che scende dal cielo. Anche quella, sì. Ci sono poi queste pasticcerie che sono delle vere e proprie gioiellerie. L'abbiamo già detto, sì. L'abbiamo già detto, ma guardate, il colore principale è l'oro. Bellissimo. Tutto dorato. Alla fine di questa camminata siamo arrivati nella piazza più importante e famosa di tutta la città, Piazza Taksim. Questo è il cuore moderno della Istanbul, diciamo, il cuore pulsante, quello attivo della movida, dei negozi, bar, ristoranti. È famosa perché è anche sede del monumento dell'indipendenza turca. È il monumento alla Repubblica che è stato scolpito da un italiano, pensate un po', Pietro Canonica, inaugurato nel 1928. Vi ricordiamo che l'indipendenza turca è relativa all'anno 1923. E da qui parte anche questo tram, che è uno dei tram più vecchi e antichi di tutta la città, che viene nella piazza, fa il giro e ci passa ora davanti, e davanti anche alla moschea. I piedi iniziano a fumare, ma noi siamo qui per un motivo: aspettiamo il trammettino rosso. Ci vogliamo provare, ragazzi, perché è un solo vagone e è preso d'assalto da tutta la gente. Però ci proviamo, dai. Vediamo. Magari riusciamo in questa corsa a infilarci e goderci poi il viale che abbiamo fatto a piedi per scendere di nuovo giù. Proprio lui, sì, esatto. Eccola. Ora va a scaricare i passeggeri e poi carica i tickets. Arriva. Dai, il rossettino. Da tutte e due parti. Attenzione, siamo qui dalla riga. Perché la gente è La morte in diretta, ragazzi. Qualche volta ci va qualcuno sotto. Binin, ciao. Kaldır bunu. Tickets bin. Siamo riusciti a salire, ragazzi. Abbiamo rischiato di vedere la morte in diretta, perché quello lì si era fermato proprio in mezzo al scenario con le cuffie. E il tram stava arrivando. Gli ho fatto una sonata, ma poi inciampa nei binari. Siamo partiti. Troppo bello. Galatasaray Lisesi. E ora c'è l'incrocio con quell'altro trenino. Evet, arabanın yani arkasında sağda hemen. Fine della corsa, che esperienza, ragazzi, mamma mia. Arrivati. Non potete bello. capire.
Bellissimo il trammettino rosso. Ma poi c'era tutta la gente lungo il binario che si buttava in mezzo alle rotaie per fare le foto, chi si sdraiava in terra, si spostava all'ultimo secondo e quindi lui tutto il tempo blin drin 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 drin. Suona, perché tutti passano, poi anche un signore che ha voluto fare uno shooting sul binario ha messo il manichino mentre passava il tram e faceva le foto. Pensate un po'. Poi c'è anche il ragazzo che ha la macchina fotografica seria, Sì. fa proprio lo shooting fotografico, quello doc. Stiamo percorrendo questa via piena di negozi con articoli musicali, chitarre, La zona della pianoforti, musica. la zona della musica, sì. Dopo la zona dei rubinetti, la zona delle guarnizioni e dei raccordi, la zona della musica. Bellissima. Poi colori da tutte le parti. Non sai dove guardare, cioè ti viene il mal di testa. In questa via ovviamente tutti a farsi foto, video, selfie, di tutto e di più. Questa via che abbiamo appena percorso si chiama la Via dei Poeti e c'è una frase che recita: dai famosi poemi scritti alle luci, perché anche le luci, anch'esse vengono considerate dei veri e propri poemi. Visto che la torre è inavvicinabile, facciamo una foto alla gente che fa la foto alla torre di Galata. Facendo questa strada sembra che tutti facciano le foto a noi, in realtà la fanno alla torre. Io mi dissocio. E ora ci mangiamo un buon burecchino. Burek piccino sarebbe. Questo è il burecchino piccolo e dietro c'è il bureccone grosso, la torre di Galata. E il bimbo una pausa merenda la dovrà fare, Buono? È carne, è quella carne. Buonissimo. Con spinaci anche.
grazie, che accoglienza! Troppo gentili! Siamo tornati da Charlie all'area di sosta, ci fanno i fuochi d'artificio! Ma allora siamo famosi, prima ci facevano le foto, ora ci fanno anche i fuochi! Sono arrivati i tickets! Non ci fate caso, è l'umidità, sa che ci sta dando la testa.